Benvenuti, nobili viaggiatori delle emozioni, anime sensibili che cercate rifugio dalle tempeste della vita quotidiana nel porto sicuro delle nostre storie. Siete sintonizzati su Gossip alla Turca, l'unico luogo dove la cronaca rosa smette di essere pettegolezzo e si trasforma in una narrazione dell'anima umana. Oggi, vi chiedo di fare un respiro profondo e di preparare i vostri cuori, perché stiamo per varcare la soglia di una vicenda che ha scosso le fondamenta stesse dello star system turco. Non parleremo di semplici rumors o di voci di corridoio, ma di un momento di verità così cruda e pura da aver lasciato un intero paese con il fiato sospeso. Al centro di questo uragano emotivo ci sono loro, i protagonisti indiscussi dei nostri sogni più romantici, Sıla Turkoglu e Halil İbrahim Ceyhan. Ma attenzione, ciò che state per ascoltare cambierà per sempre la prospettiva con cui avete guardato ai loro sorrisi fino ad oggi. Prima di immergerci in questo oceano di sentimenti, vi invito a compiere un gesto che rafforza la nostra grande famiglia: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre i primi a conoscere la verità e, per chi sente di voler sostenere il giornalismo di qualità e la ricerca approfondita che svolgiamo ogni giorno, vi esorto con tutto il cuore a cliccare sul tasto Abbonati, unisciti. Il vostro supporto tramite il pulsante Join è la linfa vitale che ci permette di portarvi contenuti così esclusivi e curati. Tutto ha avuto inizio in una serata che doveva essere una celebrazione della solidarietà, un evento di beneficenza scintillante dove l'élite di Istanbul si era riunita per una nobile causa. Sıla Turkoglu, invitata come ospite d'onore, brillava di una luce propria, un'eleganza eterea che catturava ogni sguardo. L'atmosfera era carica di quella cortesia formale tipica delle conferenze stampa, dove le domande sui progetti futuri e sulla carriera si susseguivano col ritmo prevedibile. Tuttavia, come spesso accade quando il destino decide di scrivere la propria sceneggiatura, l'inevitabile è accaduto. Un giornalista, forse guidato dall'istinto o forse dalla semplice curiosità che divora tutti noi, ha pronunciato il nome che aleggiava nella stanza come un fantasma non invitato: Halil. In quel preciso istante, il tempo si è dilatato. Il brusio della sala si è spento, sostituito da un silenzio così denso da poter essere tagliato con un coltello. Sıla non ha reagito con la solita diplomazia da star, al contrario, ha abbassato lo sguardo, come se cercasse la forza nelle profondità della terra, e ha preso un respiro tremolante che ha fatto vibrare l'anima di chiunque la stesse osservando. Non avevo pianificato di parlarne oggi, non in questo contesto. Ha esordito, con una voce che era un misto di cristallo pronto a infrangersi e acciaio fuso. Le lacrime, sincere e incontrollabili, hanno iniziato a solcare il suo viso, trasformando quella conferenza stampa in una confessione intima, quasi sacra. Per mesi ho combattuto una guerra silenziosa tra ciò che il cuore desidera e ciò che la ragione impone, ha continuato, offrendo al mondo una delle dichiarazioni più toccanti mai udite. A volte, amare non significa restare aggrappati. A volte, il più grande, immenso atto d'amore è avere il coraggio di lasciare andare. Parole che pesano come macigni, parole che hanno disintegrato in un secondo l'immagine patinata della coppia perfetta per rivelare la complessità dolorosa delle relazioni umane vere. Sıla ha dipinto un quadro onesto della loro unione. Con Halil abbiamo vissuto qualcosa di profondo, indimenticabile, viscerale. Ma c'è stato anche dolore, ci sono stati silenzi assordanti e decisioni che lacerano l'anima. Ho scelto di allontanarmi. Fonti vicine all'attrice ci confermano che questa non è stata una decisione impulsiva, nata dal fuoco di una lite momentanea. Era un addio meditato nelle lunghe notti insonni, preparato attraverso settimane in cui Sıla aveva iniziato a evitare strategicamente ogni evento che potesse vederli insieme. Anche i suoi social media, per chi possiede l'occhio attento dell'osservatore, avevano lanciato segnali inequivocabili. Post più introspettivi, frasi cariche di malinconia, vecchie foto in bianco e nero che sembravano sussurrare addii silenziosi. Non cercate colpevoli, non cercate scandali, ha chiarito Sıla, anticipando la fame di dramma dei media. Si tratta solo di capire quando una storia ha raggiunto il suo epilogo naturale. E oggi, con tutto il dolore che questo comporta, accetto che il nostro capitolo si è chiuso. Cari amici di Gossip alla Turca, mi rivolgo ora a voi, guardandovi negli occhi.
Avete mai vissuto un amore così grande da doverlo lasciare andare per salvarvi? Credete che Sla abbia fatto la scelta giusta ascoltando la ragione, o il cuore avrebbe dovuto vincere ancora una volta? Scrivete le vostre esperienze nei commenti, perché la vostra voce è parte integrante della nostra narrazione. Mentre il mondo digitale esplodeva in una miriade di messaggi di supporto, tristezza e incredulità, con i fan che inondavano il web di ricordi e speranze infrante, l'attenzione si è spostata su di lui, Ali Ibrahim Ceyhan. Fino a quel momento, l'attore aveva mantenuto un silenzio monastico, una riservatezza che è sempre stata il marchio di fabbrica del loro legame. Tuttavia, una fonte estremamente vicina all'attore ha rivelato un retroscena che eleva questa storia a un livello di maturità rara. Halil sapeva. Sapeva tutto. E la sua reazione non è stata di rabbia o di orgoglio ferito, ma di un rispetto monumentale. Se questo è ciò di cui hai bisogno per trovare la tua pace, io lo accetto. Nessuna scenata, nessun tentativo disperato di manipolazione, solo l'accettazione dolorosa di chi ama davvero. Ma il colpo di scena, quello vero, doveva ancora arrivare. Pochi giorni dopo l'evento, in una trasmissione radiofonica, è emerso un dettaglio che ha fatto tremare i polsi ai fan più romantici. La conduttrice, discutendo del caso, si è lasciata sfuggire di aver ricevuto una lettera manoscritta da Sla settimane prima dell'annuncio pubblico. Una lettera senza destinatario esplicito, ma il cui contenuto gridava il nome di Halil in ogni riga. Grazie per avermi insegnato ad amare senza chiedere nulla in cambio, recitava un passaggio, e ancora. Anche se te ne sei andato, ti porto dentro di me come una parte indelebile della mia esistenza. Era un addio? O una promessa di eternità in una forma diversa? 3 giorni dopo, il destino ha voluto che Halil fosse intercettato sul set della sua nuova serie. Circondato dai microfoni, alla domanda diretta su Sla, ha sorriso. Un sorriso triste, carico di nostalgia, ma sereno. Ho sentito le sue parole. E posso solo dire di essere orgoglioso della donna che è diventata. La sua onestà, la sua forza, tutto questo è il motivo per cui la rispetterò per sempre. Ciò che abbiamo vissuto era reale, era nostro. Anche se non camminiamo più fianco a fianco, le augurerò sempre una felicità immensa. Parole che hanno chiuso il cerchio con un'eleganza che pochi uomini sanno dimostrare. E poi, l'ultimo atto simbolico, quello che ha fatto versare fiumi di lacrime ai fan più attenti. Sul profilo Instagram di Halil è apparsa un'immagine, semplice e potente. Un fiore bianco poggiato su un taccuino chiuso. Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione. Ma tutti hanno riconosciuto quel fiore. Era lo stesso che Sla portava tra i capelli durante le riprese della loro serie, nei giorni in cui il loro amore sbocciava davanti alle telecamere. Era un addio definitivo? O un messaggio in codice per dire non ti dimenticherò mai? Sla, dal canto suo, non si è nascosta nel dolore. È riapparsa giorni dopo, vestita di bianco come quel fiore, a un evento sull'empowerment femminile. Ha parlato di ricostruzione, di rinascita. Sono in una fase di ricostruzione. Amare significa anche permettere all'altro di crescere lontano da te, ha detto, ricevendo una standing ovation. Siamo giunti alla fine di questo racconto straziante ma meraviglioso, qui su Gossip alla turca. La storia di Sla e Halil ci insegna che l'amore non finisce sempre con le urla e i piatti rotti. A volte finisce con un sussurro, con una lacrima silenziosa e con un rispetto che dura per l'eternità. Cosa ne pensate di questo fiore bianco? Credete che ci sia ancora una speranza per il futuro, o questo libro è stato chiuso per sempre? Fatecelo sapere nei commenti. Se questo video vi ha toccato il cuore, lasciate un like e condividetelo. E ricordate, per supportare il nostro lavoro e permetterci di scavare ancora più a fondo, il tasto Unisciti è lì che vi aspetta. Diventate parte attiva della nostra community. Grazie per averci ascoltato. Al prossimo video, alla prossima emozione.